E adesso metti da parte i pensieri e pensa solo a cucinare. Versa in una ciotola 350 g di farina, 30 g di zucchero, 30 g di olio di semi di girasole, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone, 2 cucchiaini di lievito per dolci, che è il lievito istantaneo, e 180 ml di latte. Impasta per qualche minuto, solo il tempo per ottenere un panetto liscio. Forma una palla, dividila a metà e poi ogni metà in 6 pezzi, più o meno uguali. Arrotola ogni pezzo tra le mani e schiaccialo leggermente. Nel frattempo scaldiamo un po' di olio vegetale in una padella. Appena è caldo, friggiamo le nostre frittelle. Bastano 2 minuti per lato. Come le scoliamo? Le passiamo subito nello zucchero e sono deliziose, ma soprattutto velocissime. Versa in una ciotola 300 g di farina, 10 g di lievito per dolci e li setacciamo con un colino o un setaccio per la farina. Aggiungi 80 g di zucchero, un uovo, la scorza di mezzo limone e 100 ml di latte. Ora impastiamo con le mani fino a ottenere un panetto liscio, quindi non impastiamo tantissimo. Scaldiamo l'olio di semi in una padella, usiamo olio di mais o di girasole. Versiamo un po' di farina sul piano della cucina e stendiamo l'impasto con un mattarello. Non deve essere troppo sottile, andrà benissimo 1,5 cm, 2 cm. E con un bicchiere tagliamo dei cerchi. Poi facciamo anche il foro centrale, possiamo usare o uno stampo più piccolo oppure andrà benissimo anche il tappo in plastica di una bottiglia. E friggiamo le nostre ciambelle 2 o 3 minuti girandole più volte. E poi le passiamo nello zucchero. E sono morbide, pronte in pochi minuti, deliziose. In una ciotola sbattiamo un uovo con 30 g di zucchero. Aggiungiamo 80 g di farina, un cucchiaino di lievito per dolci, 100 ml di latte e mescoliamo. Adesso sbuccia 2 mele. Le tagliamo a fette spesse, mezzo centimetro. Ora togliamo la parte centrale. Possiamo usare o l'attrezzo per togliere il torsolo delle mele, oppure il nostro solito tappo di plastica delle bottiglie d'acqua. E scaldiamo l'olio nella padella. Passiamo le fette
di mele prima nella pastella e poi direttamente nell'olio. Per fare questo ci aiutiamo con una pinza da cucina. Le giriamo 2-3 volte. Quando sono belle dorate le scoliamo e le possiamo mettere in un piatto con dello Scottex o della carta per frittura per assorbire un po' dell'olio in eccesso, e dopo versiamo lo zucchero. Sono buonissime sia calde che fredde e piacciono davvero tanto ai bambini. Questa era da piccola la mia merenda preferita. In una ciotola metti un uovo, 50 g di zucchero e mescoliamo con un cucchiaio. Aggiungi il latte, la farina, un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Ora tagliamo 2 mele, quindi prima le sbucciamo e poi le tagliamo a pezzetti abbastanza piccoli e le versiamo tutte nell'impasto. Scaldiamo dell'olio di semi in una padella e versiamo l'impasto con un cucchiaio per volta. Le friggiamo per circa 3 minuti, girandole ogni tanto. Poi le scoliamo e le versiamo direttamente in un piatto con lo zucchero. Versa in una ciotola 2 uova, 100 g di zucchero, aggiungi la scorza di un limone, 150 g di yogurt, va benissimo anche quello greco, e mescola. Poi unisci 250 g di farina. Se è troppo duro l'impasto versiamo 50 ml di acqua e se vuoi 20 ml di rum, perché no? 10 g di lievito per dolci. Mescola con un cucchiaio. Ora scalda l'olio nella padella e versa l'impasto un cucchiaino alla volta. L'impasto si gonfierà subito appena entra a contatto con l'olio, formando delle simpatiche palline. Le giriamo ogni tanto e appena sono belle dorate le scoliamo. Le versiamo in una ciotola, in un contenitore abbastanza capiente, versiamo lo zucchero e mescoliamo bene. Ovviamente se sono calde lo zucchero si attaccherà meglio. Sono morbide, irresistibili. Bene, queste sono le mie ricette preferite di dolci fritti, veloci, facili, senza ore di lievitazione e senza sporcare troppo la cucina. Sono divertenti da preparare, le possiamo fare anche insieme ai bambini. E ora respira, assaggia, tutto il resto può aspettare.